Buongiorno e benvenuti. Tutti noi conosciamo il termine toilette, ma scommetto non le sue origini. Il termine toilette sta ad indicare genericamente un mobile con specchio fornito di piccoli cassetti e un piano su cui appoggiare gli strumenti per la cura dei capelli ed il trucco, o per estensione la piccola stanza ove si trovava nel passato tale mobile. Modernamente lo si usa genericamente per indicare i servizi igienici. Tale parola deriva dal termine francese toile, tela, e sta ad indicare la piccola tela, in genere con merletti, che ricopriva nel XV e XVI secolo il tavolo su cui venivano disposti gli unguenti, i cosmetici e i vari strumenti per la cura del viso e della capigliatura. Da tempi molto antichi, uomini e donne hanno attribuito grande importanza alla loro immagine e bellezza. Cosmetici e profumi esistono da millenni e subito ci si prese cura di fabbricare nelle materie più preziose i differenti utensili da toeletta, pettini, forcine, flaconi per profumo, ciotole, specchi. Nascendo l'esigenza di averne un elegante, ordinato e pratico utilizzo, vengono ideati i mobili da toeletta. Ricoperto all'inizio da una semplice tela, il tavolo da toeletta si arricchisce nel XVII secolo di ricche sete, ma sarà soltanto nel XVIII secolo che vedremo i primi mobili ideati allo scopo. Il trucco è in gran moda nel XVIII secolo. I colori utilizzati sono intensi e vivaci, soprattutto il rosso, al punto che il viso assume qualche volta l'aspetto di una vera e propria maschera. Tali operazioni non si fanno nell'intimità, ma di fronte ad un pubblico di ammiratori e amici. La toilette di Madame du Barry viene così descritta. I cortigiani arrivavano, prendevano posto attorno al tavolo infiocchettato. La contessa rispondeva ai complimenti, ascoltava i pettegolezzi, rideva col suo riso infantile e quando i suoi bei capelli si scrollavano, lei incipriava il viso, poi, con un piccolo coltello d'oro, la sistemava con cura. Coiffeuse è altro termine utilizzato in Francia per designare codesto piccolo mobile e altresì, derivandola da poudre cipria, viene anche detta poudreuse. Tale mobile nel XVIII secolo è molto raffinato. Per la costruzione vengono utilizzate essenze di legno preziose. È utilizzato sia dalle signore che dagli uomini. In quest'ultimo caso si evitano le marqueterie a fiori ed insieme assume un aspetto più sobrio. Grande varietà di modelli vengono creati nel XVIII secolo. Possiamo trovarne con abbinata una tavoletta scrittoio, un leggio,
o per altri utilizzi, anche per il gioco. Il direttorio, l'impero, la restaurazione, tutto l'Ottocento e alcuni decenni del Novecento, vedrà ancora la produzione e l'utilizzo di questo particolare mobile, che resisterà nella sua funzione anche all'avvento delle prime sale da bagno. La produzione tenderà a cessare, salvo rare eccezioni, intorno agli anni 50-60 del XX secolo, quando gli strumenti di bellezza e cura del corpo si trasferiranno definitivamente in mobili e scaffali presenti nei moderni servizi igienici. Vi invito a segnalare argomenti di vostro interesse. Potranno essere oggetto delle prossime puntate. Un caro saluto.